bentrovati sul mio canale Motorbikes Lounge. Continuiamo il lavoro e oggi montiamo pistoni e cilindri. Cominciamo, come vedete, con pulire il filetto delle viti prigioniere. Io uso il classico detergente per freni. A questo punto le inseriamo nel motore e le avvitiamo fino a farle arrivare a filo della fine del filetto all'interno del motore. Per sicurezza poi misuro comunque la lunghezza delle viti sporgenti. Fate attenzione comunque che le due viti che ho inserito in questo momento sono quelle più lunghe delle 8 in totale. Anche qua comunque vedete come fare per avvitare le viti prigioniere. La miglior cosa o l'unica cosa da fare è mettere due bulloni uno contro l'altro e quindi procedere con l'avvitamento. Ok, adesso vi presento i nuovi pistoni. Io li ho acquistati dalla ditta Siebenrock. Questa azienda è specializzata in moto d'epoca e offre kit pistoni e cilindri di montaggio per le vecchie BMW R. Troverete il link in descrizione sotto. Dai, ora ci dedichiamo alla preparazione dei pistoni. Per prima cosa montiamo gli anelli di metallo. Iniziamo con il segmento di pistone che va posizionato nella parte inferiore, seguito dai due anelli a nasetto. È fondamentale che leggiate attentamente le istruzioni di montaggio fornite con il kit, poiché esistono numerosi modelli e potrebbe esserci piccole differenze. Non voglio assumermi la responsabilità di mostrarvi qualcosa di errato, quindi vi consiglio di seguire scrupolosamente le indicazioni specifiche per il vostro kit. Il tutto deve essere sempre fatto con i componenti lubrificati con olio motore. Ora dobbiamo posizionare in modo giusto, descritto precisamente nell'istruzione, gli anelli prima di fissare la fascia stringi anelli pistone e il tutto non deve muoversi fino a che il pistone viene inserito nel cilindro. Prima di mettere il cilindro con il pistone infiliamo le punterie, ben lubrificate però. Pure queste sono nuove, fatte di acciaio alleggerito. In descrizione vi metto il link da dove le ho prese. Lubrifichiamo anche le boccole della biella dove poi ci passerà lo spinotto del pistone. Ok, dopo aver infilato il pistone nel cilindro, metto del silicone alla base del cilindro e faccio scorrere il tutto sulle viti prigioniere. Fino a dove il pistone combacia perfettamente con la biella. A questo punto bisogna mettere lo spinotto tra il pistone e la biella e bloccare da tutti e due i lati con l'anello di sicurezza. Appena l'ho montato e controllato che sia entrato in sede, spingo il cilindro contro la parete del motore. Ora
metto la guarnizione ed infilo la testata sul cilindro. Ok, adesso stringo le due viti che bloccano la testata al cilindro ed infilo le aste nelle apposite scanalature. Quindi metto i bilancieri e chiudo il tutto con le viti. Perfetto! Allora adesso vedete il lavoro concluso con l'aggancio per la prossima puntata che tratterà il montaggio del cambio. Grazie per la vostra visione ed a presto, ciao!